Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Scorpione, e le tendenze energetiche disponibili per l'amore di febbraio 2026. Abbiamo la carta della morte. Amici dello Scorpione, giocate in casa, è la vostra carta. Di solito parla di un periodo di rigenerazione o di trasformazione e perché no? Per qualcuno potrebbe anche trattarsi della chiusura di una determinata situazione all'interno di una relazione piuttosto che la fine della relazione stessa. Andiamo a vedere a che cosa fa riferimento con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione della lettura semestrale che è valida fino a San Valentino e in più ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale e per il corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, andiamo a vedere. Partiamo con un 7 di pentacoli, 4 di coppe, temperanza, 8 di bastoni, 4 di bastoni, 10 di bastoni, e 4 di pentacoli. Come vedete ragazzi, ho cambiato la stesa e questa funziona così. La prima parte, ovvero questa linea, rappresenta la vostra energia e l'evoluzione della stessa nel mese di febbraio e potete rimanere con questa parte se siete single e non avete nessuno in testa, però se per caso avete una persona in testa, se avete già una relazione in atto, non importa se sia da poco, da tanto, se sia ufficiale, ufficiosa, clandestina, non importa. Diciamo che la linea dopo che andremo a vedere, o meglio la linea che andremo a vedere dopo, sarà l'energia della vostra persona di interesse, ok? Allora, partiamo da questo 7 di pentacoli, c'è come un momento, direi lento se vogliamo per qualcun altro potrebbe essere proprio un momento passivo dove si attende qualcosa o qualcuno. Abbiamo la sacerdotessa e un 9 di bastoni. Io credo che qualcuno di voi possa aver fatto qualche mossa in passato, non lo so, magari qualche sguardo da lontano a qualcuno, piuttosto che come se potesse esserci stato un interesse. Però con questo 9 di bastoni sento che siete anche un po' entrati in una fase difensiva. Cioè io ho anche la sensazione che qualcuno sia un po' stanco di certe dinamiche di comportamento, di come vanno sempre le cose. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo un 5 di bastoni e un 7 di pentacoli. Ho la sensazione che qualcuno vi potrebbe venire a dire qualcosa a cui voi non volete credere. Potrebbe essere, vi faccio un esempio, guarda che quella persona lì ha un interesse nei tuoi confronti e voi dite, ma va, ma figurati.
Oppure potreste dire, ma sì, effettivamente c'è stato qualche sguardo, però mosse zero. Vi dico, la prima parte del mese è molto lenta, ragazzi, 7 di pentacoli, temperanza, cioè praticamente è tutto fermo. Andiamo a vedere la temperanza. Temperanza, giustamente un'altra volta. E 8 di pentacoli. È come se aveste bisogno di qualche tipo di continuità in questa relazione, cioè il fatto che vi siete magari fatti l'occhiolino, parlati una volta nel passato o cose di questo genere per voi non è sufficiente per prendere in considerazione questa persona come un potenziale o una potenziale flirt. Sento che c'è come qualche cosa che avete bisogno di rimettere a posto. Per qualcuno di voi è stato un periodo dove avete magari dato o per esempio nella vostra vita o con l'ultima persona che avete frequentato c'era come questa tendenza a dare, a dare, a dare e adesso è arrivato come il momento di prendere, o meglio, di creare una relazione più in equilibrio. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. 7 di bastoni. 4 di bastoni e 10 di pentacoli. Io credo che con questa persona si evitino accuratamente certi argomenti. È come se voi aveste dato l'input in un passato e stesse aspettando qualche tipo di risposta, qualche tipo di cenno, qualche tipo di movimento, ma questa cosa non arriva, ragazzi. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Fante di bastoni e 6 di pentacoli. Questa persona in passato o l'ultima relazione che avete avuto, l'ultima conoscenza che avete avuto, credo che sia stata, come dire, un po' troppo focalizzata su se stessa e che quindi in questo momento di febbraio, quando conoscerete la persona che andrete effettivamente a conoscere, potrebbe essere un ariete, sarete un po' prevenuti perché in qualche modo rivedrete le stesse dinamiche del passato. Quindi io ho come la sensazione che a un certo punto direte, "Uè, aspetta un attimo, perché mi sembra di avere già vissuto questa cosa, mi sembra già di sapere come va a finire o quali sono le inclinazioni o il potenziale di questa relazione." Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Torre, che mi risuona molto con la morte che avete là. E 2 di bastoni. Sento che ho proprio sentito le parole beneficio del dubbio, quindi credo che qualcuno di voi debba dare il beneficio del dubbio a questa persona, perché il fatto che una persona che conoscete nel presente abbia certe, perché poi non sono tutte, certe dinamiche che vi ricordano la persona del passato, questo non vuol dire che la persona del presente sia esattamente la persona del passato, però anzi vi deve far capire che ormai avete le antenne allerta e che certe dinamiche riuscite già a vederle, quindi potete come fidarvi un po' di più della vostra intuizione. Io sento che il 10 di bastoni con la torre sono qua perché vi, diciamo così, esortano a lasciarvi indietro certe aspettative o certe ideologie, come vi ho accennato prima. Se voi avete quell'idea lì che quella persona possa essere molto simile al passato, ecco, io sento che a febbraio ridimensionerete un pochettino questa idea o questo ideale. La torre è il crollo delle certezze, cioè voi avete sempre avuto un certo tipo di ideale e invece sento che nonostante questa persona possa proprio dirvi palesemente sì, io alle volte sono egoista, piuttosto che notare che è egoista, questo non vuol dire che non vi dia il giusto, perché io sento che in realtà il potenziale c'è,
però voi siete come un po' prevenuti perché vedete, diciamo, solo il lato negativo. Andiamo a vedere il 4. Wow, ruota della fortuna e 4 di pentacoli. Sento che comunque dopo questa torre, dopo questa ristrutturazione o destrutturazione delle aspettative, scusate, delle responsabilità, dei pesi, di quello che pensate, delle preoccupazioni, potrebbe essere, c'è come un cambio a 360 gradi e con questo 4 di pentacoli ripetuto 2 volte, ragazzi, c'è come un non volersi far scappare la persona. Mm? Sento che si rigenererà, spero di averlo detto giusto, il vostro modo di vivere la conoscenza. Andiamo a vedere l'energia dell'altra persona. Quattro di bastoni, 5 di bastoni, amanti, luna, 6 di coppe, la stella e l'imperatrice, ragazzi. Cioè, carte più belle non potevano capitare, sinceramente. La vedo molto positiva la cosa. Partiamo da questo 4 di bastoni. Sento come se ci fosse una sorta di stabilità. Può essere nel tipo di sentimenti che la persona stesse provando, può essere una stabilità a livello magari anche relazionale. C'era come una complicità, sento. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, perché ho come l'idea che questa complicità potrebbe incrinarsi un po', diciamo 5 di coppe. Ma sì, perché voi avete il 4 di coppe e il 9 di bastoni, siete sulla difensiva. 6 di coppe nuovamente. C'era già qui. Voi ce l'avevate? No. Io sento che questa persona è una sognatrice, eh. Vi dirò, con il 5 di bastoni effettivamente potrebbero esserci come delle discussioni, potrebbe esserci come un tema spinoso, anche voi avete il 5 di bastoni qua in linea, tra l'altro. Quindi potrebbero effettivamente esserci delle discussioni, o vi dico che qualcuno di voi potrebbe evitare di fare delle discussioni, ehm, però non sento che la cosa sia un problema, anzi, qui abbiamo gli amanti, qui abbiamo la carta della temperanza, c'è la voglia di far pace, c'è la voglia di andare oltre, di concludere mondo, di concludere un capitolo, di passare oltre, di ritrovare l'armonia. E 5 di bastoni, quindi avete 3 volte il 5 di bastoni. Io sento che probabilmente avete un modo di parlare diverso, nel senso che l'altra persona magari vi dice le cose un po' più ridendo, scherzando, voi vi sentite presi in giro e vi inalberate e state sulla difensiva, alzate i muri. E invece secondo me l'altra persona cerca di essere, diciamo, simpatica, non tanto per ridere di voi, ma per ridere con voi. E molte volte succede così perché la persona vuole dirvi qualche cosa, però avendo paura di ferirvi, la mette sul ridere. È un po' come un modo gentile, dolce, simpatico di tirare fuori qualche tema che magari potrebbe essere spinoso. Quindi cercate di prendervela di meno, magari prendetela un po' più con filosofia, prendetela un po' più sul ridere anche voi e secondo me questo riequilibrio si verificherà. Il punto è che qui dovete comunicare, il 4 di bastoni in realtà ce l'avete entrambe, quindi io sento che ognuno di voi potrebbe essere che voi, per qualcuno si potrebbe trattare di una convivenza dove magari voi vorreste
qualche cosa di più ufficiale, magari un matrimonio, magari il fatto di dire vabbè non è che prendiamo solo la casa così insieme o uno dei due va a vivere a casa dell'altro, voglio un terreno, un territorio, una causa neutra che non sia né casa mia né casa tua, ma che sia di entrambe, no? Potrebbe anche esserci un tema di questo genere se è un po' che frequentate l'altra persona. Andiamo a vedere la luna. Ok, matto. Eremita. Hmm. Io sento che l'altra persona, data questa vostra titubanza, vi ho detto, no, all'inizio del mese che è molto fermo, siete a fatti vostri, siete sulla difensiva, potreste anche essere in silenzio stampa. Ehm, io ho come la sensazione che questa persona abbia come timore che voi vogliate rimanere single, che voi vogliate tornare single, che voi vogliate divertirvi e non prendere le cose seriamente, ma secondo me è solo perché non dite quello che realmente volete. Andiamo a vedere se di coppe. Appeso e fante di spade. Mm. Diciamo che dopo questi timori la persona potrebbe avere come una battuta d'arresto, secondo me, non tanto perché non è più convinta, ma perché sta cercando di capire come convincere voi. Io, guardate, in realtà vi dico, questa persona, queste carte potrebbero essere il fatto che la persona potrebbe o non essere sicura, come vi ho detto prima, del fatto che voi vogliate o meno creare qualcosa di solido, o potrebbe essere così per se stessa. Cioè magari è presa, è innamorata di voi, si trova bene, c'è affinità, magari si sta parlando anche di alcuni progetti, magari di alcuni viaggi, magari di trasferirsi, come vi dicevo, però è come se in fondo avesse come qualche paura a vincolarsi, a togliersi quel tipo di libertà. Nonostante questo, devo dire che la persona c'è, è presente, cioè nel senso si fa sentire, comunque vi chiede come state. Io sento che è una bella persona, però occhio, perché potrebbe essere una persona che vi controlla sui social. Andiamo a vedere la stella. 10 di coppe, io sento che questa persona vuole assolutamente qualche cosa con voi. E 9 di pentacoli, la ricchezza, l'abbondanza, lo stare insieme, l'unione. Andiamo a vedere l'imperatrice. Cavaliere di bastoni, io sento che, scusate, cavaliere di spade, non di bastoni. Andrà dritto per la sua, o dritta per la sua strada, eh? Con la carta dell'imperatrice è come se ci fosse la voglia di costruire qualcosa. Vi dirò, potrebbe anche diventare un po' insistente e antipatica ad un certo punto questa persona. Non dico che vi prenderà per sfinimento, ma siamo lì vicino. Ma il suo interesse sento che è reale. Poi definite se vi sta bene questa zona promiscua dove non si sa bene se siete una coppia o no, piuttosto che se c'è l'intenzione di andare avanti o va bene stare così. C'è come una zona grigia qua da definire, ma anche perché neanche voi siete tutta questa grande comunicazione, eh? Cioè, sento che qualche cosa ve lo terrete per voi, anzi, c'è un certo tipo di argomento che secondo me eviterete accuratamente in questo mese. Andiamo a vedere qualche oracolo. Scambiarsi doni, carta numero 27. Ma secondo me c'è un momento, nella seconda, potrebbe essere per San Valentino, ragazzi, però c'è come
un momento di scambio effettivamente, e io credo che anche questo tipo di gesto potrebbe far accadere questa torre, potrebbe farvi cadere un po' tutti i castelli in aria che vi siete costruiti, potrebbe farvi cedere. Vi dico, alla fine del periodo io ho la sensazione che non vorrete perdere questa persona. Meriti amore, sei degno di essere amato. Sì, vi sento un po' sottotono all'inizio, un po' demotivati, un po' tristi, pensierosi, introspettivi. Però ognuno di noi accetta nella propria vita determinate cose e poi non ci possiamo lamentare di come va la nostra vita, perché siamo noi che abbiamo dato il passo a queste cose o persone per entrare. Se pensate che questa persona non vi dia abbastanza amore o non sia la persona che vi possa dare quell'amore di cui avete bisogno, ripetetevi questa frase come un mantra: sono degno di essere amato. Quindi non accettate meno di quello che pensate di meritare. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E diciamo che il lavoro principalmente è basato sul trovare e togliere e cambiare quelle che sono le credenze limitanti. Però questo lavoro lo potete anche fare per conto vostro da autodidatti nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore e ci sono anche altri temi di metafisica, di metamedicina, sull'astrale, su come si vede nell'etere, su come aprire il terzo occhio, insomma una serie di altri temi che vi servono soprattutto se siete streghe e stregoni in via di risveglio, insomma. Diciamo che è stato studiato tutto come fosse un corso di formazione per aiutare anche voi nel percorso di consapevolezza e di crescita spirituale. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Ci sono 4 playlist per adesso, sono con le copertine lilla, sono numerate e vanno viste in ordine di numero, proprio perché il tutto è stato studiato come un corso di formazione. Detto questo ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!